Eccoci qui di nuovo in diretta, direttamente dagli studi del Cinema Aquila per l'ultima conferenza di questa terza edizione del Hip Hop Cinefest. Big up, please. Make some noise. Anche, anche quest'anno ce l'abbiamo fatta e dunque la conferenza di oggi, come sempre di tradizione ormai del nostro festival, sarà sulla storia del cinema hip hop, versione quindi volume 3 oggi. Prima di entrare nel merito e presentare i nostri ospiti abbiamo preparato un trailer di un film che sicuramente conoscerete. Quindi adesso chiedo alla regia di assisterci per lanciare il trailer. Allora, lo possiamo fare. Can you dig it? Can you dig it? We know about the Warriors. They're a heavy outfit. They're from Coney Island. Warriors. You guys are the big dudes, huh? Now they're in the Bronx, We're going back. 27 miles behind enemy lines. It's the only choice we got. Between them and safety stand 20,000 cops. Well, I mean, I could dance with you, but, you know, you're not my dream girl or nothing like that. But, He's very good, huh? He's the best. Hey, man, he's great. He's the king out there. John Travolta in Saturday Night Fever. she can dance, you know that? She's got the wrong partner, of course, but she can dance. Good morning, Miss Mother Sister. Now, Mookie, don't work too hard today. The man says it's gonna be hot as the devil. I've been here 25 years. LaSalle's famous pizzeria is here to stay. Trust me. Mookie, the last time I trusted you, we ended up with a son. I know you can't stand it. You can't stand it. Hey, Sal, how we gonna burn for the war here? You know, deep down inside, I think we wish you were black. Who told you to step on my sneakers? Who told you to walk on my side of the block? Who told you to be in my neighborhood? I own this brownstone. Who told you to buy a brownstone on my block, in my neighborhood, on my side of the street? I can't even hear myself think! Io ne ho le palle piene a strafottere di continuare a sopportare questo sistema del cazzo come un coglione qualunque. Siamo qua nella merda a vivere dentro cessi pozzoletti e tu che fai per cambiare la situazione? Je vous demanderai de rester calme. Il bello della diretta e dunque abbiamo visto appunto dei trailer di alcuni film molto conosciuti e come dicevamo anche ieri nella conferenza con Philip Rashid, per esempio su Netflix non c'è diciamo, la categoria hip hop, il genere hip hop, no? Quindi che cos'è effettivamente il genere hip hop, il cinema hip hop? Lo cercheremo appunto di continuare a investigare oggi con la nostra conferenza. Quindi passerei quindi a introdurre brevemente i nostri ospiti. Abbiamo qui con noi a partire dalla mia sinistra il Profeta Matto e salutiamo anche Giuseppe Gatti detto Nexus, salutiamo Pietro Tamaro, salutiamo il professor Leonardo De Franceschi, salutiamo di nuovo Philip Rashid e ovviamente la nostra direttrice Giulia Giorgi. Big up per i nostri ospiti. Benissimo, allora entrerei subito
nel merito con il nostro Giuseppe Gatti, detto Nexus, per iniziare insomma di nuovo questa conversazione, e quando hai anche il materiale ce lo dici che lo mostriamo. Grazie a tutte e tutti per questo invito, sono felicissimo di poter parlare di cinema e di hip hop, che sono insomma le mie due passioni, nonché anche il mio lavoro. Brevemente vi spiego un po' il contesto da cui parlo. Sono un b-boy da 25 anni, faccio parte di una crew storica che si chiama Urban Force e lavoro con l'hip hop sia a teatro sia con gli audiovisivi. Nel corso degli anni anch'io ho realizzato qualche corto, ho utilizzato il video in alcuni spettacoli teatrali, sia per quelli prodotti da me che per altre compagnie, e parallelamente insegno e faccio ricerca, prima all'Università di Roma 3, da pochi giorni all'Università di Torino, sempre nel campo del cinema e dei media. Quindi l'analisi che oggi vi propongo e in generale l'approccio che io seguo è un po' dentro contro la cultura hip hop. Quindi da una parte faccio affidamento sulla mia esperienza personale embodied, come anche ieri un pochino abbiamo evocato a proposito delle pratiche, dall'altra lo guardo anche con un occhio anche quasi scientifico. Utilizzo gli strumenti, oggi utilizzerò gli strumenti della teoria del cinema, dell'analisi del film, però come vedrete il film di cui vi parlo, che è La febbre del sabato sera, può attivare, se guardato in un certo modo, anche tutta una serie di discorsi che vanno oltre la storia del cinema o l'ambito, come dire, stilistico, estetico in cui si muove questo film, ma che vanno a intercettare la storia dell'hip hop. La febbre del sabato sera non lo so se è un film hip hop, mi interessa capirlo fino a un certo punto, mi interessa, come dire, mostrarvi quali sono le intersezioni col mondo dell'hip hop a diversi livelli. Quando analizzo un film analizzo diversi aspetti. Solitamente noi siamo abituati ad analizzare la parte estetico-linguistica. Fare l'analisi del film, no? Significa un po' scomporre il film nelle diverse scene, inquadrature, e interpretare che cosa il regista e i suoi collaboratori vogliono raccontarci. Io parto un po' prima, parto dal il contesto produttivo. Allora, Febbre del sabato sera, 1977, film americano prodotto dalla Paramount Picture, ambientato nel mondo della disco dance. Possiamo far vedere intanto una prima immagine così semplificativa. Allora, il produttore è Robert Stigwood, che si occupa principalmente di musical, cioè il produttore di Hair, per farvi capire, e sarà poi anche il produttore di Grease, altro successo che vede come protagonista John Travolta. Qual è, l'obiettivo, chiamiamolo così, di produzione? È quello di raccontare una storia working class, di un eroe working class che si riscatta, utilizzando gli stilemi del musical e, come dire, seguendo la scia del successo di film come Rocky Balboa. E quindi che succede? Che Stigwood chiama a scrivere la sceneggiatura lo sceneggiatore di Serpico, che è un film, crime, con protagonista Al Pacino. Era un film che era uscito nel 73, se non sbaglio Rocky esce un po' prima. Insomma, due film con star italo-americane, e quindi non a caso anche per La febbre del sabato sera viene coinvolto un attore italo-americano che è John Travolta. Volevo provare un po' a creare un po' di connessione con voi. John Travolta, che tutti ricordiamo, no? Con il suo abito bianco e nero di Tony Manero, è il protagonista del film, e ovviamente John Travolta non è solo un ballerino, ha delle esperienze di danzatore, però principalmente è un attore. All'epoca ha 21-22 anni, interpreta un ruolo di un personaggio che ne ha 19, un teenager italo-americano di Brooklyn, e la prima immagine che volevo farvi vedere è quella di John Travolta, quella in cui si allena con Danny Terrio,
che è l'istruttore di danza di John Travolta. Danny Terrio, ecco, esatto, quell'immagine, questa qua, ok? Questa è una foto delle prove della Febbre del Sabato Sera, postata direttamente dall'account Facebook di John Travolta, che ci racconta appunto il training compiuto da John Travolta in un tipo di danza che potremmo definire una proto street dance. Danny Terrio aveva diciamo, collaborato con Soul Train, questa trasmissione che si faceva a Los Angeles dai primi anni 70, che come dire, guidava un po' il gusto sia musicale che di danza delle, diciamo, comunità giovanili americane, e aveva collaborato con i The Lockers, che sono, no, uno dei primi gruppi a fare anche spettacoli con il locking, che diciamo, oggi è considerata, no, una danza old school hip hop, sebbene, come sapete, non si è sviluppata a New York ma appunto a Los Angeles, e poi a un certo punto, diciamo negli anni 80, confluita all'interno di tutta quella narrazione che ha creato di fatto il termine hip hop come insieme di 4 discipline. Andiamo un po' avanti, perché ecco, già solo analizzare il contesto produttivo ci illumina su tante cose. Danny Terrio non è accreditato nel film, non lo trovate nei titoli di coda, è accreditato Wilson, che invece è un coreografo, diciamo, di musical afroamericano. Quindi Danny Terrio bianco, street dancer, diciamo, Wilson afroamericano, coreografo di stage dance mainstream. Andiamo ad analizzare il contesto. La Febbre del Sabato Sera esce nel 1977, ispirato da un articolo che esce sul New York Magazine l'anno prima, nel 76, che, diciamo, parla della nascente, nuova, non conosciuta scena disco di New York, dove il giornalista del magazine incontra questo Vincent, che è appunto, riflette i caratteri del protagonista, un italo-americano fissato con la danza, le cui abilità principali sono quelle di saper ballare, saper guidare l'auto e sapersela cavare nei combattimenti, che è un po' quello che ritroviamo nel personaggio di Tony Manero. È un contesto anche particolare, perché la fine degli anni 70, in particolare il 77, sancisce, diciamo, due eventi importanti per l'hip hop. Uno, il coinvolgimento di Grandmaster Flash e soci all'interno del Disco Fever, che è un club dedicato alla disco dance, che era il genere che all'epoca stava un po' nel suo apice, gestito da un italiano, italo-americano, Sala Battiello, che coinvolge Grandmaster Flash e poi anche altri artisti come Curtis Blow, eccetera. E quindi è un anno in cui diciamo l'hip hop, il proto hip hop entra anche nei club, non solo lì, anche in altri posti. E poi è l'anno del blackout di New York, che come sapete è un evento importantissimo, perché molti, diciamo, pionieri si dotano delle attrezzature necessarie per suonare, proprio perché con tutti, no, i looting come si dice, i riots che scoppiano in quella notte, le DJ crew aumentano. Quindi è un periodo in cui l'hip hop da un lato diciamo si amplia la sua copertura, dall'altro inizia ad inserirsi in un circuito che non è solo quello dei house party o street party del Bronx. E quindi andiamo al testo. Sono già passati quasi 9 minuti. Perché La Febbre del Sabato Sera è un film che ha a che fare con l'hip hop? Perché se lo interpretiamo appunto dal punto di vista narrativo, Tony Manero incarna molte delle qualità che poi saranno ascritte al classico b-boy newyorkese. È in fissa assolutamente con il ballo, con lo stile personale, è super in fissa con l'allenamento, e quindi ci sono diverse scene in cui lui chiede alla sua partner di allenarsi in studio, in una scuola di danza, per poi presentare i suoi migliori passi, le sue migliori combinazioni nel club. È in fissa con la competizione, tant'è che il film finisce con lui che dona la coppa alla coppia portoricana che non vince, perché il club è gestito da italiani e quindi fanno vincere lui nonostante lui si riconosce, diciamo, più scarso. E soprattutto anche eredita, se vogliamo, un pochino dei tratti tossici, appunto sempre della caratterizzazione del b-boy. Quindi Tony Manero è estremamente maschilista,
è abbastanza omofobo e è anche un po' un mammone. Cose che ritroviamo nella scena, questo ve lo dico, diciamo, senza mezzi termini, da, diciamo, esperienza personale, non ho compiuto un'analisi antropologica, magari oggi potrebbe essere uno spunto. Andiamo subito, ci sarebbero tante altre cose da dire, tra cui anche il fatto che La febbre del sabato sera potrebbe essere hip hop, anche perché presenta questo conflitto endemico fra culture, generi, comunità, che in quel periodo, sempre alla fine degli anni 70, assolutamente coabitavano in questa scena underground, dove la disco era all'apice, l'hip hop non era ancora chiamato hip hop, il punk si stava affermando ma non aveva una identità ben precisa. Tutte queste, diciamo, sottoculture erano in una fase proprio di ibridazione, e il film questa cosa la restituisce. Già il fatto che ci sono due, diciamo, coreografi, uno ufficiale e uno ombra, che è Danny Terrio, già ci restituisce questa cosa. Però appunto nel film, come poi vedremo, credo, no? Ne parleremo su Do the Right Thing, c'è questo conflitto di amore e odio fra la comunità italoamericana, quella portoricana e quella black. Apparentemente Tony Manero con i suoi compari sono razzisti nei confronti delle altre comunità, dall'altro però, ecco, vediamo un finale di film dove Tony Manero dice: no, tenete, la coppa è vostra e a me non mi sta bene, perché non è possibile che in questo mondo tutti ci dobbiamo rifare su qualcun altro quando veniamo oppressi. Quindi il discorso che fa poi alla fine in realtà è di grande inclusione. Chiudo parlando della ricezione del film, che anche questo ha a che fare con l'hip hop. Nel corso degli ultimi mesi ho iniziato questa ricerca per trovare le connessioni che ci sono tra il Made in Italy, la cultura Made in Italy, e le origini dell'hip hop in America, a New York. E mi sto occupando anche appunto di cinema. Ho fatto delle interviste e per esempio Alien S, che è, diciamo, un b-boy non di prima, diciamo di seconda generazione, che comunque ha iniziato, ecco, alla fine degli anni 70 a avvicinarsi all'hip hop, b-boy afroamericano, presidente dei Mighty Zulu Kings, eccetera. Lui mi dice che per esempio quando lui ha guardato per la prima volta la scena di Tony Manero che si esibisce nel suo assolo, coreografato da Danny Terrio, in cui vengono inseriti dei passi per esempio di Locking, lui lì si è fomentato, diciamo, si è fomentato, e lui mi dice: io lì ho riconosciuto il potere, the power, cioè il potere di una singola persona, in questo caso di un ballerino maschile, di allargare il cerchio, attirare l'attenzione su di lui ed esprimere la propria identità, il proprio stile. E da lì, mi dice Alien S, ho iniziato a pensare di voler ballare. Non ho iniziato subito con il breaking, perché appunto Tony Manero non fa breaking, sebbene ci siano anche dei passi a terra, c'è un momento in cui fa un passo a terra, però diciamo quell'attitudine e lo scopo che aveva quel tipo di performance nel contesto della disco club ispirano effettivamente un b-boy come Alien S, che indiscutibilmente è un rappresentante, se non un innovatore del breaking americano e newyorkese, a ballare. Un'altra cosa me la racconta, e poi chiudo, Willy Estrada, che invece, diciamo, è stato uno dei pionieri del Latin Hustla, che è l'altro stile che Danny Terrio, diciamo, come dire, che insegna a John Travolta, che è uno stile a due, no? Della comunità portoricana. E Willy Estrada mi dice: certo, quando è uscito noi abbiamo un po' rosicato, perché quei passi che vedevamo erano edulcorati, erano, no, una versione un po' farlocca, però allo stesso tempo ha dato un sacco di slancio a questo tipo di danza, tant'è che il vero Tony Manero, cioè quello intervistato dal New York Magazine, venne da noi, che avevamo un gruppo, diciamo, abbastanza consolidato di Latin Hustler, a imparare nuovi passi, perché poi con il successo del film poi le sue esibizioni erano, come dire, aumentate. E in generale lui mi dice: guarda che poi alla fine effettivamente in quel periodo là, certo che c'era la divisione fra quartieri, mi dice, noi gli italiani è vero, ci facevano razzismo nei nostri confronti, non ci potevamo avvicinare, però all'interno del club chi lo frequentava gli interessava la danza, quindi magari tu non ti parlavi, però
condividevi un comune sentire. E secondo me, ecco, per concludere, questo film un pochino racconta di questo, ci può aiutare a comprendere questo, che alla fine degli anni 70 a New York diverse comunità che noi pensiamo, diciamo, non coincidere fra di loro, non volersi bene, odiarsi addirittura, condividevano un comune sentire, una sensibilità che poi si traduceva in una pratica che erano diverse forme di danza. Recentemente si è scoperto c'era anche una street dance italo-americana che si chiamava kick dance, che veniva fatta in altri club, che però insomma si nutrivano insieme. Ecco, La febbre del sabato sera forse quello che ci insegna sia a livello produttivo che di ricezione che di narrazione è che poi la New York degli anni 70 era un grande contenitore in cui le culture, gli stili si sono ibridati, e facendo così poi è nato quello che noi oggi chiamiamo hip hop e che incessantemente cerchiamo di definire senza riuscirci, proprio perché nasce da questa forte ibridazione. Le foto non le abbiamo viste, ma non fa niente. Grazie. Veloci tutte quante. Grazie mille, grazie Giuseppe. Passerei adesso la parola quindi al nostro profeta matto e successivamente a Filippo, se riusciamo a proiettare queste foto, abbiamo visto un altro trailer, appunto, scusate, un altro film nel trailer che tra l'altro hanno proiettato di recente proprio qui al Cinema Aquila in occasione dell'anniversario, quindi prego. Sì, premetto che la materia trattata è delicatissima, nel senso che questo è un film che credo tocchi un po' i cuori di un po' tutti i b-boy a livello mondiale, quindi cercherò di essere rispettoso della materia trattata, perché è anche molto complessa. Solo una cosa, se facciamo partire il video a questo punto con l'audio per i primi 2 minuti e poi intervengo io, grazie. Un telegiornale dell'epoca riguardante The Warriors nel 79, quindi con audio, e poi lo togliamo quando finisce la parte del telegiornale. John, violence by street gangs has inspired a new movie, and the movie called The Warriors may be inspiring even more violence. The movie is now playing in New York, and Sandy Pearl found a protest by an unusual kind of gang. They call themselves the Magnificent 13. They're a volunteer group, usually found patrolling the Muggers Express, number 4 on the IRT line. But today they were out in front of the Lowe's State One Theater, protesting the showing of The Warriors. They say it's a dangerous picture. We've seen what it's done to people, and we read in the papers about the violence that's been inspired by this kind of movie. And we just don't think children should be allowed to see this movie, let alone adults. We just got over the gang thing about 5 years ago. There was another upcropping of gangs, and we don't want to see that happen again. The movie is rated R. And with an R rating, that means that if you are not 17 or older, you must be accompanied by a parent or legal guardian. This rule is not being stipulated in any of the theaters that we've seen. Hey Joe, how old are you? I'm 14. Did you buy your ticket? Yeah. Did they ask you how old you were? No, they didn't ask me at all. You know, you just get the ticket and that's it, you go in. Are you aware of younger kids, younger than 17, coming into the theater without a parent? When they're caught, they're thrown out, that's all. But that has been happening? No, not necessarily. Paramount Pictures has asked the 670 theaters showing The Warriors to put on extra security. The manager of the theater refused to talk before our cameras, but he did tell me that since the opening of the film last week, an additional 15 to 20 men have been put on to tighten up security. The latest outbreak of violence associated with the film occurred early yesterday at the IND subway station at 42nd and 8th. Police say 12 young men went on a rampage, jumping turnstiles, terrorizing and knocking down passengers after seeing the film. Paramount Pictures says the incidents of violence associated with the film are really isolated cases. Theaters in the Bronx and Queens showing the film said they've had a number of problems. And in California, 2 theaters have stopped showing the film after an 18-year-old was stabbed to death and a 19-year-old was shot and critically wounded. Sandy Pearl, Channel 7, Eyewitness News. Hello, this is Saul Urich. Ok, grazie. Allora, questo diciamo è stato la reazione
all'uscita del film, diciamo, all'epoca, insomma, ecco. Chiaramente è stata una levata di scudi perché quello che faceva paura sostanzialmente è il rischio appunto di emulazione, ma più che altro è una paura legata strettamente, cioè la preoccupazione era una preoccupazione, potremmo dire, borghese, nel senso che comunque questo mondo raccontato dal film, che era quello delle gang, seppure in una forma molto di intrattenimento, perché non dimentichiamoci che il film di Walter Hill è un prodotto nato per il mainstream già all'epoca, che chiaramente raccontava appunto questo mondo delle gang a livello globale, anche a chi questo mondo magari, quelle classi sociali che questo mondo non lo conoscevano, non erano proprio in contatto, diciamo. Quindi diciamo una preoccupazione molto di questo dilagare, di questo tipo di realtà, e anche a questo punto di immaginario, possiamo dire, tra i teenagers wasp della borghesia americana. Una preoccupazione che poi vedremo in seguito, a mio avviso, anche fra i vari comitati di genitori, nel momento in cui andrà a ribalta, circa 10 anni dopo, il gangsta rap alla fine degli anni 80, perché le reazioni sono state molto simili. Allora, ci tenevo a dire che questo è un prodotto di intrattenimento perché allora, innanzitutto è ispirato al romanzo omonimo di Sol Yurik, e Sol Yurik stesso, nella prefazione del romanzo, che consiglio caldamente a tutti di leggere, perché il romanzo è diverso dal film, lo diciamo subito questa cosa, disse proprio che lui poteva scegliere da una produzione indipendente che avrebbe raccontato il suo libro in maniera molto fedele, e una produzione mainstream che invece avrebbe fatto quello che poi ha fatto, e lui dice apertamente che scelse per motivi proprio economici, di soldi, la produzione mainstream. Il libro di Sol Yurik è stato scritto nel 65, quindi un quadro diverso, diciamo, da quello raccontato anche a livello temporale, perché il Bronx degli anni 60 era un Bronx in via di transizione. Era un Bronx dove stava avvenendo quella gentrificazione che stava spostando sostanzialmente i vecchi abitanti del Bronx, che prevalentemente erano ebrei, irlandesi e anche italiani, lasciando solo sostanzialmente le minoranze nere e latine principalmente, con un quadro, diciamo, anche di impoverimento generale, ecco, anche se ancora non era entrata, diciamo, in vigore la Reaganomics degli anni 80, quindi ancora c'era più una classe operaia nera che un sottoproletariato nero, comunque era comunque una discesa verso il basso anche a livello economico, insomma, per tutte le famiglie dell'area. Romanzo scritto nel 65, pubblicato nel 66, e allora, frutto di pericolose ricerche condotte da Sol Yurik in persona, cioè lui spiò di persona le gang dell'epoca, rischiando la vita sostanzialmente, cioè, il modo in cui trattavano i discorsi, tutto praticamente. E il racconto sostanzialmente narra una vicenda che sì, grosso modo è quella, ma innanzitutto l'età media dei protagonisti è molto più bassa, sono tutti teenagers, vanno dai 12 anni, fate conto, ai 19, così, principalmente, e poi il quadro è nettamente più degradato e violento, ci sono scene di violenza di gruppo, violenza carnale, c'è anche la protagonista del film, quella lì che insomma non ricordo insomma il suo nome nel film, ma ecco, che ha un ruolo abbastanza importante nel film. In realtà nel romanzo appare quando appaiono questi orphans, questa gang degli orfani che viene massacrata dai Warriors che stanno cercando appunto di tornare a Coney Island. Quella parte della vicenda è rimasta inalterata, diciamo quella trama generale, e viene violentata da tutta la gang sostanzialmente. Questo è il romanzo di Sol Yurik, anche per darvi un'idea insomma del tipo di racconto e di quadro generale che viene raffigurato, che è nettamente diverso. Anche il lato della prostituzione minorile che era presente a New York all'epoca, negli anni 60, cioè tutte le stazioni della metro principali, tra cui Times Square, hanno questa sorta di, diciamo, pseudo Luna Park, con che so, il Punchable, da vecchio Luna Park anni 60, insomma, il mago con la palla di vetro che ti dà il responso del futuro, eccetera. E poi i bagni erano tutti adibiti a prostituzione minorile la notte, cioè c'era prostituzione in ogni bagno, era praticamente una ragazzina minorenne, ed è raccontato anche questo nel romanzo. Per non parlare addirittura, cioè si parla addirittura anche di incesto nel romanzo. Questo per dare il quadro generale, cosa che Sol Yurik tende a sottolineare, che lui stesso disse: non credevo che questa cosa fosse così diffusa in certe aree urbane e non solo.
cioè, ci tiene a sottolineare che non è un fatto così straordinario. Cioè, questo lo dico per spiegare cosa era la New York degli anni 60 e in parte quindi forse anche anni 70, che definirla giungla urbana secondo me è un eufemismo. Quindi in questo contesto c'erano queste gang che erano un prodotto, diciamo, dei giovani che vivevano in questo contesto. Quindi questo per dire appunto, anche per, insomma, il giudizio, se ne è già parlato un po' stamane, insomma, cioè le gang erano un prodotto di quella realtà, ma non erano certo dei santi, non si può dare un giudizio lapidario su questi ragazzi che vivevano e crescevano in un contesto che era, diciamo, terrificante, frutto di degrado e abbandono sostanzialmente. E la realtà delle gang di quegli anni, a mio avviso, e consiglio a tutti la visione, è diventata in maniera molto più netta e più chiara da un documentario che è contemporaneo del film The Warriors, che è 80 Blocks from Tiffany, del 79, di Gary Wise, che è incentrato principalmente sulle gang dei Savage Schools e dei Savage Nomads, che erano rivali, diciamo, due gang del Bronx, penso le principali sostanzialmente. Ora, per quanto riguarda un po' anche l'estetica e l'aspetto generale, l'ispirazione delle gang di strada della New York di allora derivava da quello dei bikers sostanzialmente, quindi i vari Hells Angels, per fare un esempio, insomma, così anche questi smanicati, gilet con dietro lo stemma della gang, che poi è una cosa che è stata estrapolata a livello estetico anche nell'hip hop, insomma, con le varie crew, no? Deriva comunque dai bikers, quindi in realtà non è che c'è stata un'innovazione particolare in questo senso. E poi l'approccio di queste gang era di stampo militare proprio dal punto di vista dell'organigramma interno, per quanto si parli di gangs di giovanissimi. Così come il loro modo di trattare, a detta di Soyurik stesso, nella creazione del romanzo Warrior sempre, non era così distante da quello della diplomazia a sfondo militare. Lui addirittura fa una battuta dicendo proprio che Kissinger sarebbe rimasto stupito per vedere le stesse dinamiche che lui ben conosceva a livelli molto più alti, proprio identiche. L'ispirazione militare in questo senso, va detta anche questa cosa, qui poi intanto ci sono anche immagini che vanno avanti, qui vabbè, questa è la parte successiva che ci arriva adesso dei Ghetto Brothers. L'ispirazione in questo senso, va detto, veniva dal nazionalsocialismo, cioè avevano questa impostazione militare che deriva proprio dal nazionalsocialismo, cioè si vede proprio nei 80 Blocks from Tiffany. Se volete divertirvi un attimino con internet, c'è un fotografo francese importantissimo che è Jean-Pierre Lafont, che tra l'altro è ancora vivo, che è stato il massimo, diciamo, chiamiamolo ritrattista, insomma comunque colui che ha fotografato meglio di tutti la New York degli anni 70 e anche le gang. Quindi ci sono una marea di foto di Jean-Pierre Lafont bellissime, peraltro, vedete insomma come erano vestiti, insomma vedete proprio queste giacche con da un lato magari le toppe del Black Power, quindi c'era comunque questo discorso dell'autodeterminazione, delle minoranze eccetera, accanto alle svastiche, cioè, andavano in giro così letteralmente, addirittura i Savage Schools andavano proprio come divisa d'ordinanza con i caschi dell'SS. Neri e latini erano, attenzione, non erano bianchi, quindi sottolineiamo anche questa cosa. Quindi questo era lo scenario generale, che era abbastanza torvo chiaramente. In questo torvo scenario però c'è la storia dei Ghetto Brothers, importantissima, che è stata proprio l'incarnazione di un sogno di pace. Praticamente loro erano nati come gang, però a un certo punto si trasformarono per scelta in un gruppo legato principalmente ad attivismo e anche lavori sociali atti a tenere salda la comunità, proprio nella loro area del Bronx, e per questa cosa da subito furono rispettati da tutte le altre gang e erano l'unica gang che aveva la possibilità di sconfinare senza avere problemi, proprio per questa ragione. Quindi ci fu subito un riconoscimento in realtà in questo torvo scenario che vi ho descritto verso i Ghetto Brothers per quello che stavano facendo. Quindi il famoso processo di pace che è partito dal Bronx, eccetera, che poi è stato sviluppato successivamente da Bambata alla Zone Show, in realtà è iniziato con i Ghetto Brothers, però è iniziato molto prima, già alla fine degli anni 60, solo che successe praticamente? Che poi potremmo anche, parlando di politica, che poi in quegli anni era molto forte, diciamo che l'ispirazione dei Ghetto Brothers chiaramente non era quella delle altre gang, ma era, diciamo, molto vicina alla terza via socialista, per intenderci, quindi per dare un'idea, insomma, lo Sinn Féin irlandese, l'LP di Arafat, il Libero Verde Gheddafi, insomma, quel tipo di ideologia lì. E che successe però? Che praticamente il loro leader Black Benji nel 71 cercò di sedare una rissa tra tre gang del Bronx, una era i Savage Schools sempre, una era i Mongols, l'altra adesso purtroppo non ricordo, ma si trova tutte in rete e penso anche nei video insomma venga descritto, e venne ucciso per questo,
perché pestato a morte proprio perché chiaramente si era messo in mezzo, tra virgolette, a una faida, a una contesa tra altre gang. La reazione da parte dei Ghetto Brothers non fu quella di rispondere al fuoco, questa è la cosa fondamentale, ma di indire un grande meeting di pace, il meeting di Howe Avenue nel 71, che riunì tutte le gang del Bronx per trovare un accordo di pace tra tutte le gang del Bronx, cioè, e questo accordo ebbe successo e non fu mai rotto. Praticamente da questo meeting venne fuori che tutte le gang avevano il loro territorio, ma non sconfinavano, cioè non dovevano sconfinare, e non sconfinarono, cioè non ci furono contese di confini, diciamo, tra una gang e l'altra. E questo accordo di pace non è mai crollato. Quindi questa è stata l'esperienza dei Ghetto Brothers, che sì, ha avuto anche questo, insomma, il dettaglio, chiamiamolo dettaglio tragico, ma comunque possiamo dire che finì bene, tra virgolette, come esito. E questo meeting, che si è visto anche in alcune immagini qui, di Howe Avenue, è stato documentato ed è raccolto nel documentario Flying Cat Sleeves di Rita Fecher e Henry Falchant, che è stato pubblicato nel 93, però consiglio a tutti anche la visione di questo documentario per avere un quadro generale. A tal proposito vorrei aggiungere che le gangs di New York, da questo punto in poi, diciamo dopo il meeting di Howe Avenue, non possono essere reputate, a maggior ragione, un fattore disgregante in senso comunitario, cioè a differenza delle mafie, che sono sempre un fattore disgregante, cioè dove non c'è lo Stato arriva la mafia, riempie in maniera distruttiva. Le gang invece, al modo loro chiaramente, però comunque hanno tenuto salda la comunità, tra virgolette, in realtà. E è molto importante ricordare nel 72, l'anno successivo al meeting di Howe Avenue, i Savage Schools nella loro area, che era l'area di Hunts Point, che è un'area del Bronx, tra virgolette, ricca, perché è un'area portuale che ancora oggi è una delle più importanti aree di scarico merci d'America, cioè un terzo delle merci importate di tutti gli Stati Uniti arriva da Hunts Point, dalle navi. E praticamente loro indissero nel 72 una guerra agli spacciatori di eroina. E l'eroina non è mai entrata a Hunts Point negli anni 70 grazie ai Savage Schools, cioè chiaramente guerra vuol dire che andavano a pizzare i spacciatori e li eliminavano uno per uno, però non è entrata l'eroina, non l'hanno fatta entrare. Quindi per questo dico che gli interessi delle gang non furono coincidenti con quelli delle mafie, anche della Black Mafia di Harlem, che controllava il traffico di eroina nelle aree popolate da neri a New York. Quindi per questo bisogna distinguere fortemente le gang dalla criminalità mafiosa, ecco, non vanno assolutamente accumulate e hanno una funzione diversa. Detto ciò, ecco, per concludere, allora, tutto ciò che è avvenuto dopo, appunto, come già detto, Zulu Nation, eccetera, che hanno sviluppato quel processo di pace che è già iniziato prima, dall'esperienza dei Ghetto Brothers in poi. Piccolo dettaglio interessante, scusate che mi sono scordato di dire, i Ghetto Brothers furono anche un gruppo musicale, cioè fecero un album che chiaramente all'epoca uscì 100 copie forse, però il master è stato recuperato, diciamo, negli ultimi 7-8 anni, quindi questo disco esiste, è stato ripubblicato e ristampato ed è anche un disco molto interessante di Latin Funk, quindi diciamo che il loro era proprio un sogno che veramente ha anticipato quello che poi si è sviluppato negli anni con l'hip hop, a mio avviso, a 360 gradi. E per concludere, appunto, chiudendo, tornando a The Warriors, cioè l'importanza che ha avuto The Warriors, a mio avviso, il film di Walter Hill, che cinematograficamente è impeccabile, ecco, qui non stiamo parlando della qualità del prodotto, che è un capolavoro del cinema di azione oltre che un cult movie. Però ecco, è stata più che altro un'importanza divulgativa di un mondo che magari non sarebbe venuto alla ribalta a livello globale se non ci fosse stato un prodotto così importante e così ben fatto, che comunque, ripeto, ha addolcito molto la materia originaria di Solly Uric. Chiudo con il fatto che il riferimento all'anabasi di Senofonte è presente nel romanzo ed è presente anche nel film. Lo fece Solly Uric perché, questa è una curiosità molto interessante, negli anni 50 e 60 in alcune parti dell'America, compresa New York, c'erano questi fumetti illegali, chiaramente, perché nessuno ha pagato i diritti, o comunque ispirati proprio sia all'epica greca, che c'era il fumetto dell'Odissea, dell'Iliade, fatti che circolavano in maniera semi-illegale. C'era un mercato illegale di fumetti in America in quegli anni
anche fumetti pornografici, tra virgolette, già da decenni, insomma, il fumetto illegale che circolava illegalmente in realtà era una realtà molto presente in America, ecco. Anche in questo senso ci fu anche quello dell'Anabasi, e proprio quando in un pedinamento, chiamiamolo così, di Sol Yurik, delle gang, vide che un ragazzo di una gang lasciò un giornale, un fumetto su una panchina, poi lui andò a vedere cos'era, era proprio il fumetto dell'Anabasi. E da lì lui ebbe questa illuminazione per dare questo racconto, questa chiave di lettura di tutta quella materia che stava analizzando con The Warriors, partendo dall'Anabasi di Senofonte. È stato ripreso anche nel film, per cui il taglio fumettistico di Walter Hill, perché è un taglio epicizzario fumettistico della materia trattata, quello di Walter Hill, è comunque coerente con questa ispirazione. Difatti è uscito anche il director cut del film nel 2005-2006 di Walter Hill, che ha appunto delle sequenze in realtà di transizione tra una sequenza e l'altra, che hanno proprio le vignette dei fumetti, e lui avrebbe voluto farlo anche all'epoca nell'originale del 79, oltre a un'introduzione che avrebbe dovuto essere letta da Orson Welles, che è proprio l'introduzione dell'Anabasi praticamente, che avrebbe dovuto aprire il film di The Warriors, ecco. Questo è quanto, quindi diciamo divulgazione tra intrattenimento di un mondo, quello delle gang, che si stava già di per sé evolvendo per dar vita ad un qualcosa di diverso, appunto, e poi lo sappiamo come andava la storia con l'hip hop e quant'altro. Grazie. Grazie al profeta Matto per questa bellissima e profondissima disamina su appunto un film che è considerato appunto pioniere, insomma appunto apripista di questa eventuale cinema hip hop che stiamo cercando di definire. E passerei adesso la parola a Philip Rashid, e se si vuole appunto brevemente presentare, ma penso che ormai lo conosciamo tutti se ci avete seguito questi giorni. E tra l'altro nel frattempo sono riuscita a far vedere un po' di foto dell'intervento di prima, appunto di Fever, quindi c'è un bellissimo torso nudo di Tony Manero solo per voi, e quindi appunto prego a Philip Rashid. Good afternoon, everybody. Welcome back. Maybe in the meantime, Kwanzaa, you can find a trailer of a film called Black Caesar. My name is Philip Jamal Rashid. I'm a film director coming from a hip-hop background. I used to break a lot everywhere with a lot of cool people. But now I'm just more focused on filmmaking. And I don't have so much a lecture or a thesis. I've lectured about hip hop and filmmaking at universities, NYU, Hogeschool van Amsterdam, the Higher Academy of Amsterdam. Right now I'm actually working together with the Sharjah Academy for Performing Arts in the UAE, how to implement hip-hop into higher academies. We've discussed a lot of history. I've been lucky enough to talk to a lot of pioneers in my journey as a b-boy and as a filmmaker. I've had exhibitions with Charlie Ahern. I want to start with this. Oh, yeah, sorry. Yeah. Allora, allora, sono un produttore di film riguardo l'hip hop e ballavo breakdance e l'ho fatto in passato con molte persone, ho potuto conoscere molte persone interessanti e adesso mi occupo principalmente della produzione di film e attualmente sto tenendo delle lezioni riguardo appunto l'hip hop e i film nelle università, in particolare la NYU, e ho collaborato anche con l'Accademia di Amsterdam. E adesso, proprio ora, sto collaborando con l'Accademia di Sharjah per le arti Performing Arts e mi sto chiedendo come implementare l'hip hop all'interno della cultura. The questions I want to ask today is what makes a hip hop film, right? How do we define that? And
I also just want to give credit to the documentarians of the past, like Martha Cooper, Joe Conzo, Joe Silver, Charlie Ahern. If it wasn't for them, we wouldn't be here today, and nobody would know about hip hop. If it wasn't for Martha Cooper snapping that one picture that made it to the newspaper, this whole movement wouldn't have gone anywhere. So a lot of people forget about those people. Also, while the young boys were dancing and doing their arts, they were also hanging out with these people in their studios and checking out the pictures. And it was a movement that grew hand in hand. So I love to kind of say that everywhere I go because they never get mentioned. And they do it out of love. They didn't get paid for that, right? And the same goes for me. How did I turn into a filmmaker? Because I was documenting my surroundings. I had a camera in my backpack because I had a little bit of money that I made as an artist. And I started documenting my people. As simple as that, actually. I didn't get paid for it, but I wanted, to show people what is out there as well. Now, what makes a hip-hop film, right? Yeah, it's Flying Cut Sleeves. A hip-hop film is... Oh, yeah. Sorry. Vorrei iniziare dicendo, appunto, ponendo la domanda: come si definisce l'hip hop? Innanzitutto vorrei ringraziare alcuni pionieri dell'hip hop senza i quali questo movimento non sarebbe neanche nato. Ad esempio, se Martha Cooper non avesse fatto quella foto che poi è finita sul giornale, questo movimento non sarebbe nato. E queste persone vengono spesso dimenticate nonostante abbiano fatto un lavoro molto importante, e anche per il fatto che, per esempio, molti giovani hanno contribuito alla creazione di questo movimento e non erano neanche pagati. Hanno fatto tutto appunto di loro spontanea volontà. E per quanto riguarda me, sono diventato un produttore di film in quanto documentavo la mia realtà, la realtà che mi circondava. Avevo una fotocamera nel mio zaino e appunto documentavo la realtà che mi circondava. Thank you. It's so the question I want to raise is, how far do we go back, right? When we call a film a hip hop film, do we need to call a film a hip hop film? First of all, also, right? It's a subgenre. Films like Flying Cut Sleeves, Saturday Night Fever, in my example, Black Caesar, but you can go also to Drunken Master with Jackie Chan in the 70s, right? West Side Story in the 60s. Are these hip-hop films inspired, right? Generations of people that got into hip-hop. Does it make it a hip-hop film, right? I would like to hear these kind of conversations because the Nicholas Brothers, the jazz dancers that inspired a lot of the B-boys, James Brown, right? Yeah, like how far do we go back, and do we need to go back? Or Sweetback's Badass Song, one of the first blaxploitation films. Film and art has always been influential in society in any shape, way, or form, but I think a lot has to do also with the empowerment of communities, right? That's why they touched on these films as well, right? How the dynamic work within the communities. And the reason why I want to share this trailer with you, not only because of the amazing soundtrack, but it's also, again, a form of empowerment. Same thing, right? Black Caesar, it's a title of kingdom in the ghetto. In a time where colored people would not get any representation in mainstream media. And I heard Rocky being mentioned. Rocky is one of my best examples in movie cinema that has changed the game. A lot of people laugh at it. Rocky 1, I'm talking about. But it changed cinematic history in many different ways. It invented a Steadicam. Everybody's now using the gimbal, but the DP from Rocky was the one who invented that, and having an Italian main character that is not handsome and this and that, which before that were played by white people,
won the award for best film. He won an Oscar. You know, that Rocky won an Oscar. Nobody knows about that. Against The Godfather. You know, like the training sequences, right? Changed the whole edit in movie history. Now, these guys were making films probably for $10,000, but they managed to pull off a movement called the Blaxploitation film movement, which often was not the greatest film, but it had a lot of authenticity, it had a lot of balls, and it had a lot of soul. So yeah, let's just check this trailer out right quick. Oh yeah. Quindi la domanda che vorrei porre e analizzare con voi è quanto bisogna andare indietro per ritracciare questa storia dell'hip hop e che cosa vuol dire un film che riguarda l'hip hop, che cos'è? L'hip hop è un sottogenere e ci sono molti film che appunto ricordano, che hanno pavimentato la strada per l'hip hop e sono stati citati appunto per esempio La febbre del sabato sera ma anche Drunken Masters e negli anni 60 questi film hanno ispirato generazioni di persone, quindi vorrei capire con voi cosa ne pensate e quanto pensate che risalga indietro, cioè a quanto insomma bisogna risalire per capire insomma questi film e scusate e a parte questo scusate e sì, comunque vorrei sapere con voi che cosa ne pensate. Adesso vi mostro questo trailer. Detto appunto è importante anche dal punto di vista della rappresentazione delle persone nere o comunque colorate tra virgolette, non bianche nei media, nel mainstream, nel cinema, come per esempio ha citato l'esempio del film Rocky, il primo film di Rocky, che è stato anche questo diciamo leggendario perché è stata la prima volta che un protagonista italiano, gli italiani a quell'epoca non erano considerati bianchi, e neanche belloccio come magari appunto un John Travolta eccetera, fosse appunto protagonista di un film e che tra l'altro ha anche vinto l'Oscar e concorreva con Il Padrino. E quasi nessuno lo sa, quasi nessuno la cita questo traguardo importante di questo film e quindi anche questo serve insomma a investigare un po' la storia dell'hip hop per capire anche questo, la rappresentazione di certi corpi che appunto l'hip hop ha portato prepotentemente sulla scena perché è stato proprio creato da persone nere. Quindi adesso vedremo il film Black Caesar, che ha detto non solo gli piace per la colonna sonora da paura, ma perché con un budget minimo di $10.000 hanno creato un film bellissimo che ha creato un vero e proprio movimento che è quello del Blaxploitation, quindi vediamolo. Non so se si riesce a abbassare, sì, manualmente. Tanto vi ripasso il microfono a Filippo. A king of crime is born. A mob boss who started in the streets, ready to do anything for a payoff, no matter what it cost. Right out of town!
became an overlord of the underworld with every trick in the book. You forget, huh? You make fools of your people. You shame them. They kill you. You do this to me after I gave you your chance? Who else I'm gonna do it to, huh? Fred Williamson, in the private war of an angry man, whose hate was spelled out in the blood of his enemies, his violence in the curses of his women. Now, let's take a look at Harlem. You tell me, who's gonna control these people? It's a jungle, and it takes a jungle bunny to run it. Black Caesar. Every mob organization in town is out to get him. It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom. You dive in. Yes, it's called swimming. I don't believe you. As you see, it's a lot of violence, a lot of nudity. And I was actually hoping for the version, because the credit song is actually done by James Brown. Right? Pay the cost to be the boss. Sampled by everybody and Nas. It's a funny. I read a little bit of a background information on how they basically did the wardrobe. And this is the thing. What I really like about these films is the music and the styling, mostly, honestly, and just the rawness, right? But there was not really a budget for wardrobe. And a lot of the shots you will see in the film are actually also guerrilla filmed in Harlem. It's them just walking around Harlem, 125th Street, passing some shops, and you see all the kids kind of coming up to him. That's all real, right? So that it motivated me as well to go like, okay, you know what? Yeah, it's a way of filming that we can do. So he basically said, you know what? You don't have to, if you don't have budget for wardrobe, give me a few $100. I'll make it work. So Fred Williams, the main actor, went to Harlem. He knew a few spots, and he basically got back with, all customized suits for himself for a couple of $100. So he styled himself during that film, because nobody also knew, like, okay, so what is he gonna wear? How is he gonna wear? He said, no worries, I got it. Let me do it. I know it, So that's why he looks so fly. Yeah. Huh? Come avete potuto vedere, nel film c'è molta violenza, molta nudità, e speravo che mandassero l'altra versione, perché c'è nella sigla finale c'era la canzone di James Brown. E comunque vi do delle informazioni sul background di questo film. Ho apprezzato particolarmente la musica e lo stile principalmente, ma come avrete notato non c'era un grande budget per i costumi, per i vestiti. Eppure in qualche modo sono stati fatti, poiché con poche centinaia di euro, insomma, i costumi sono stati realizzati direttamente dallo staff. Yeah, and so guerrilla filmmaking is a big part of indie filmmaking, I believe, right? Even though in some countries it's almost impossible to do that. But I think it's such a great skill you have to develop, I think, because the moment you get some budget, you will be able to do even better things. And I once had lunch with Charlie Ahern, and I asked him all these questions about how they shot Wild Style.
That's a whole story. I'll let it be told by him. I don't want to spoil it because it's a beautiful story. But same thing, right? Like just have to jump a few fences now and then. And yeah, I leave it with this. I really would love to have the discussion: what makes a hip hop film? Do we need a genre as hip hop films? And how far do we go back when we talk about hip hop and films? Quindi questo guerrilla filmmaking è un metodo molto utile secondo me, e anche se cioè è una skill che secondo me bisogna sviluppare, poiché anche se vi viene dato poco budget riuscite comunque a creare qualcosa di bello. E sarei molto felice di poter discutere con voi riguardo il genere dell'hip hop, dei film hip hop, se abbiamo veramente bisogno di questa categoria e quanto pensate che appunto bisogni risalire indietro per classificare questo genere. Grazie. Eccoci, e allora effettivamente poi sono tantissimi punti su cui potremmo andare e sono veramente tanti i film che potremmo analizzare. La mia necessità di creare questo festival nasce proprio da un bisogno di categorizzazione in qualche maniera e studio del mondo hip hop, che è il mondo che io amo e ibrido con qualsiasi cosa faccio fondamentalmente. E avendo girato dei documentari, dei progetti che ho portato in giro per altri festival, ho sentito proprio il bisogno di riunire e discutere con persone simili a me, con le stesse passioni, questo tipo di tematiche. Ma prima di entrare appunto nei vari generi, insomma, che stiamo discutendo e di altri film, quello che ho potuto vedere durante la mia ricerca è che effettivamente ci sono stati anche degli anni specifici di blocchi produttivi. I film di cui abbiamo parlato, che comunque sono tutti fine anni 70, sono stato forse il blocco precursore di questo genere, perché ancora non esisteva il mondo hip hop, per poi arrivare a tutti i film di inizio anni 80, quindi Wild Style, Breaking 1, Breaking 2 e tutto, che si riuniscono tutti agli inizi degli anni 80 con un enorme buco fino ad arrivare a Fai la cosa giusta. Che effettivamente raccontava un mondo hip hop ormai costruito, nonostante non parlasse assolutamente di hip hop, per poi volare in Europa. E qui adesso arriviamo all'Odio ed a una trasposizione del seme hip hop che ormai era cresciuto profondamente in Francia come nel resto di Europa, ma in nessun paese come la Francia. Chiaramente, come abbiamo visto, e poi su questo anche Pietro abbiamo dibattuto molto e sicuramente lui andrà anche ad approfondire le tematiche, essendo anche più un uomo di cinema di me, sono le tematiche e il contesto quello che forse ci creano questo genere. Sono tutti film urbani quelli di cui stiamo parlando, la città è quasi protagonista e all'interno della città e dei contesti tendenzialmente periferici si sviluppano tutta una serie di narrazioni. E qui appunto arriviamo all'Odio con un gusto tipicamente francese e molto diverso da tutta la cinematografia americana che abbiamo raccontato fino ad adesso. E quindi secondo me è proprio il momento, nel 95, in cui abbiamo sancito l'esistenza dell'hip hop nel resto del mondo. In Italia, o perlomeno per la mia generazione, è stato davvero importante come film, perché noi avevamo paradossalmente più rapporto con i francesi che con gli americani. Comunque stiamo parlando sempre di un periodo pre-internet, e anche per un discorso di comunità nelle città.
quindi comunque la comunità francofona che studiava a Roma e che quindi aveva rapporti diretti, principalmente figli di diplomatici di paesi africani o comunque paesi francofoni che studiavano qui a Roma, alla Chateaubriand, erano uno dei ponti principali per noi per la scoperta musicale, filmica e il rapporto diretto effettivamente con il mondo hip hop o chi viaggiasse. E l'odio è stato molto importante, l'abbiamo tutti visto, consumato, e all'interno ha delle scene fondamentali come la scena di Cat Killa che suona aprendo la finestra a tutto il quartiere con i suoi giradischi. Quella è la scena più hip hop che possiamo effettivamente immaginarsi e che tutti abbiamo sognato di riprodurre in qualche maniera nella vita reale. O le scene di breaking, una cosa molto divertente che ho conosciuto il ballerino che gira di testa nell'odio per caso in un progetto e mi disse: ah, io sono quello con i pantaloni colorati. Mi fa: scusami, ma il film è in bianco e nero, Xavier, è un po' difficile. Sono quello che gira di testa. Beh, penso che tu sei nei sogni di tutti quelli che hanno iniziato a ballare quegli anni. E anche la rappresentazione gangster, no? In qualche maniera è assolutamente francese, la rappresentazione dei contesti sociali è ovviamente francese e quindi secondo me ha anche questo film dato un input per dire: guarda che l'hip hop può essere in tanti modi e può esserci in tutti i paesi e ognuno lo può fare come vuole. E questo ci porta all'ultimo film che io volevo citare prima di aprire il dibattito, che è Atena, che è un film del 2022. Il regista è allievo del regista dell'odio e secondo me sia a livello di tecnica di ripresa, di fotografia e non solo di narrazione è pieno di elementi hip hop. E quello che abbiamo dibattuto nel corso di questi anni è anche la creazione di un immaginario anche a livello fotografico e il mondo del videoclip, ed ecco perché abbiamo anche il videoclip all'interno dei generi che trattiamo in questo festival, ha aperto uno stile di ripresa che poi è stato inglobato nuovamente all'interno del cinema. E quindi quali sono degli elementi prettamente hip hop nella ripresa? Il fisheye, il wide angle, comunque ci sono delle caratteristiche molto specifiche nelle riprese di danza e qui adesso non entriamo in tutta la tematica dei dance movie che sono un capitolo totalmente a parte, ma le differenze fra Step Up 1 e Step Up 2 con una fotografia di La Chapelle ci fa vedere la differenza, la connessione di La Chapelle con il mondo con un gusto anche più street, ha portato a delle riprese di danza comprensibili, perché in Step Up 1 non si vedono i piedi dei ballerini, quindi chiaramente uno dice come faccio a vedere questo è il mio genere, io ballo questo, però non si vede niente. Quindi tornando ad Atena, è un film che è pieno di sottotesti hip hop, non solo nella scelta delle inquadrature, ma anche nella scelta della colonna sonora. Oltre ad essere dedicato allo scomparso di Jai Mehdi, pilastro comunque della scena francese, nella colonna sonora è stata fatta una scelta epica come genere, quindi le canzoni sono in greco perché comunque vuole rifarsi alla tragedia greca, ma c'è una scomposizione in chiave elettronica di alcuni beat proprio di DJ Mehdi a cui è dedicato il film. Quindi quando io ho visto il film la prima volta, questo film era super hip hop per me, ma perché? E quindi ho iniziato a farmi una serie di domande e questo film secondo me arriva in un momento in cui l'hip hop è sdoganato, l'immaginario hip hop è sdoganato, siamo con la breakdance alle Olimpiadi il prossimo anno e con il rap in top a tutte le chart mondiali, la street art su tutti i palazzi, quindi il DJing ormai è una cosa completamente sdoganata, anche se ieri sera per esempio alla festa del festival mi ha fatto sorridere che qualcuno dice: ah, Federico, il DJ suona come una volta. Beh, in realtà per noi il beat juggling non è come una volta, è così che dovrebbe fare un DJ, però si vede un passaggio perché ormai il DJ è diventato un selector, quindi rianalizzare anche questi elementi e scomporli ci aiuta a capire a che punto siamo. Quindi, tornando a quella che è la nostra domanda
di che cos'è un genere hip hop, e giustamente, come ha detto Philip, abbiamo bisogno di definire un genere. Forse sì, forse no, questo lo decideremo insieme e andremo avanti negli anni a dibatterlo. Io tutti i film che ci sono passati in 3 anni di festival li ho visti, cerco di lavorare tanto nella ricerca, quasi su un progetto di archivistica di tutto quello che c'è stato prima. Secondo me è un genere, adesso bisogna definirne insieme le caratteristiche. E quindi, lasciando aperta questa domanda, passo la palla a Pietro e al professore, potete scegliere voi chi parla per primo. Grazie. Allora, brevissima premessa, io non faccio parte della scena hip hop in nessun senso possibile, conoscibile, e non mi reputo neanche un regista hip hop. Il mio interesse in questa conversazione nasce appunto dalle tante conversazioni che abbiamo avuto con Giulia, visto che insomma condividiamo 10 anni di società di produzione indipendente insieme, abbiamo avuto parecchi anni per parlarne, visto che invece l'hip hop è la sua grande passione. E l'idea di andare a, diciamo, individuare un genere è comunque affascinante per una persona che si interessa di cinema, e in particolare se anche molti anni fa lo ha studiato. Sicuramente il professore ci potrà aiutare a capire se effettivamente, questa è la domanda di Philip, se effettivamente la creazione di un genere può avere uno scopo, perché a parte quello, diciamo così, di compiacerci nella nostra ricerca, che sicuramente è una cosa interessante, però può rimanere anche un affatto magari un po' troppo personale. Ma io credo che ci siano due fondamentali pilastri su cui, se esiste un genere di cinema hip hop, diciamo così, dovrebbero sostenerlo. Uno è comunque l'aspetto sociale, e l'abbiamo visto grazie ai film che sono stati portati oggi, ad esempio. Nelle varie sfaccettature si parla sempre comunque di comunità di giovani che sono emarginati dalla comunità mainstream in una forma o nell'altra, sia per dove abitano, per la loro condizione economica, eccetera. E la seconda è l'idea di una, diciamo così, identità culturale artefatta, sembra brutto, però una identità culturale che viene creata da questi giovani per necessità, per la necessità del fatto di non averne una veramente forte di riferimento e di sentirsi un po' isola nel mondo. Chiaramente questo pensiero, secondo me, è facile capire perché nasce in America, perché nasce nelle comunità afroamericane che sono state private brutalmente della loro storia, della loro storia antica, diciamo così, e quindi della loro cultura di appartenenza, e quindi la creazione di una cultura, una nuova cultura, una cultura propria, con i propri stilemi, con il proprio stile, eccetera, eccetera. È una necessità inevitabile a un certo punto, probabilmente talmente inevitabile che nessuno se ne è neanche reso conto mentre succedeva, però è chiaro che nasce da lì, secondo me, poi sempre con molta molta umiltà. Da qui vediamo che se nasce una cultura del genere, non nasce a tavolino, chiaramente nasce in maniera ibrida, nasce negli anni, nasce da 1000 input diversi, e la cosa che fa, diciamo così, secondo noi, anche nei discorsi che abbiamo fatto, ha fatto fare il salto a questa subcultura urbana americana a subcultura globale, è la propria capacità di ha proprio questa capacità di assorbire tutto quello che, diciamo così, la poteva rendere più forte negli anni, e questo ha permesso a questa subcultura di andare oltreoceano, di cambiare nazione e di toccare quelle tantissimi altri milioni, centinaia, insomma, di giovani che vivono una condizione sociale
simile a quella che potevano vivere i giovani che negli anni 60 e 70 hanno, diciamo così, fatto da apripista per l'hip hop. È facile capire perché la Francia, come giustamente Giulia ha ricordato, è stato uno dei primi paesi europei che ha, diciamo così, cominciato ad assumere e a modificare la cultura hip hop a proprio, diciamo così, a propria immagine. Scusate con l'inglese no, non è colpa tua, però è un problema mio. Penso in due lingue, quindi a propria immagine e quindi perché la Francia? Perché è un paese che ha una grandissima comunità migrante, una comunità migrante che ha più di 3 generazioni alle spalle, quindi da una parte sì, non è priva di una storia come quella afroamericana, ma allo stesso tempo è abbastanza radicata sul territorio francese da aver assunto la maggior parte delle caratteristiche di un cittadino, diciamo così, a tutti gli effetti, che non considera neanche la propria provenienza, diciamo così, come una grossa differenza, ovvero i francesi di origine africana sicuramente dopo 3-4 generazioni si sentono più francesi che africani. Allo stesso tempo non vengono trattati molte volte come gli altri francesi, ed è qui il, diciamo, il cortocircuito che crea la necessità di una propria identità, perché non sei esattamente un cittadino come quelli, diciamo così, che ti circondano, non vivi nella stessa condizione come del resto del paese, o quantomeno non ti sembra di vivere nello stesso tipo di mondo, quello che viene presentato probabilmente dai media piuttosto che da quello che è considerato normale nella società borghese. Non sei un francese a tutti gli effetti perché qualcuno ti ricorda sempre, anche semplicemente chiedendo da dove vengono i tuoi genitori, che non sei diciamo così, un puro sangue francese, nonostante i puro sangue di qualsiasi nazione non esistano, come noi italiani sappiamo bene, visto che più misti di noi giustamente nei secoli e non ce n'è, nei millenni, e quindi punti a una creazione identitaria. L'hip hop, a mio avviso, ha questa forza incredibile, ha questa capacità incredibile di creare, di trasformarsi, ecco, non di creare, di trasformarsi a seconda della nazione in cui si va a radicare, partendo da delle basi molto importanti, ma assumendo la nazionalità, ecco, territorialità non riesco a dirlo, la nazionalità in cui si trova. Il cinema, e tornando al cinema così posso ripassare la palla dopo questo piccolo intervento, come ha funzionato in questi anni rispetto a questa subcultura? Beh, chiaramente, essendo il cinema un'industria principalmente, a parte per gli esempi di documentario che sono stati citati, il cinema, l'industria cinematografica ha cercato di sfruttare questo tipo di subcultura, ha cercato di fare cassa, detta proprio brutalmente, sull'hip hop come su qualsiasi altro tema o subcultura o storia o genere. E questo lo sappiamo e siamo anche consapevolmente tranquilli da questo punto di vista, ma creare un genere probabilmente non era un'idea, diciamo, mainstream. Sono interessato alla domanda che aveva fatto sul quanto dobbiamo andare indietro per poter o meno includere quelli che sono considerabili hip hop in quanto precursori e in quanto ispiratori nei confronti delle generazioni future. Ecco, questi film sicuramente non sono stati pensati dalla industry per essere film hip hop, per catturare quel tipo di pubblico, per fare, diciamo così, cassetta con i biglietti di questo tipo di pubblico, e sono molto interessanti da analizzare proprio per questo. Credo che altrettanto interessante sia capire quanto sia
stretta la definizione di cinema hip hop e quali siano, diciamo così, gli indici che possano indicare un film come hip hop o meno. Questa domanda la lascio aperta, perché anche se ci sono delle cose chiare che possono essere la musica, possono essere lo stile diciamo proprio di vestito, la presenza di rapper o di artisti hip hop all'interno del cast o addirittura del reparto regia scrittura, ce ne sono parecchi. Sono tutti quanti validi? Probabilmente sì. Creano tutti quanti delle opere interessanti? Assolutamente no, sicuramente no. Ma nei generi lo sappiamo che questo è normale, non esiste un genere cinematografico in cui tutti i film sono capolavori, in cui tutti i film sono anche semplicemente buoni film, e non ci dispiace dire vabbè, no, Due sballati al college, film stupido, detto proprio in maniera onesta, è un film hip hop. Beh, ci sono due del Wu-Tang Clan dentro, è stato scritto insieme a loro, loro sono se stessi nel film perché non cambiano di una virgola. Sì, allora sì, molto probabilmente sì. È un film che bisogna mandare al cinema e studiare? Probabilmente non ne vale la pena. Da vedersi magari una serata sballati appunto insieme con qualche amico, probabilmente sì, ma per il resto non lo consiglierei a un critico cinematografico in visione. E per questa ragione credo che il discorso sul cinema hip hop non sia mai stato preso seriamente, non credo che sia mai stato analizzato in maniera accademica. Temo proprio per la presenza di un gran numero di film che non sono considerati alta cinematografia all'interno delle sue fila. Non credo che nessuno consideri alta cinematografia 8 Mile, nonostante sia un film che per tantissimi giovani ragazzini, quando uscì, è stato fondamentale semplicemente per sentire il rap per la prima volta. Stiamo parlando di un periodo in cui non era così scontato il rap. Sì, era una nicchia, c'erano tu che ti ascolti il rap, che è stato, eccetera. I blaxploitation come sottogenere è più semplice magari da individuare, ha delle caratteristiche produttive, tematiche talmente chiare che è difficile distogliere lo sguardo o essere confusi da cosa sia o cosa non sia un blaxploit film. Ma allo stesso tempo ne parliamo oggi dopo decenni in cui è stata considerata spazzatura dalla critica cinematografica, e parlare di un film come questo all'interno di un'università o comunque di un contesto, diciamo, nobile, era quasi un insulto, perché la qualità era bassa, perché i temi erano grezzi, eccetera. Eppure con un'apertura mentale più illuminata si sono andati a riscoprire tanti di questi film e a riscoprire la loro dignità e il loro coraggio. Io credo che questo tipo di scoperta non potrà essere fatta per molta della cinematografia hip hop, se mai appunto si definirà proprio come genere, proprio perché all'interno c'è troppo mercato, c'è troppo mainstream, c'è troppa industry. Quindi ma effettivamente quel film, adesso che ci penso, forse è un capolavoro. Io non credo che torneremo indietro tra 10 anni a dire 8 Mile è un capolavoro del cinema. Ma come dicevo, la condizione sociale è uno dei pilastri su cui secondo me si basa la categoria hip hop. La categoria sociale è una categoria fragile, quella a cui si rivolge comunque, una categoria che soffre, come può soffrire un giovane di periferia senza prospettive. È una storia globale, e per quanto i film magari di questa categoria possono essere di cassetta, come effettivamente appunto entrambi quelli che sono stati presentati egregiamente oggi, hanno lasciato un segno nella testa e nel cuore di milioni e milioni di ragazzi. Forse hanno suscitato un desiderio di riscatto, forse hanno suscitato un tentativo di elevazione dalla propria condizione,
chi lo sa. In ogni caso il cinema è un'arte, l'arte che non ha nessun tipo di conseguenza è inutile, anche che fosse una piccola conseguenza come quella di far aprire gli occhi a un giovane adolescente di periferia del Nicaragua, prendiamo uno stato a caso qualsiasi, perché tanto appunto sono film globali e è un tema globale, vorrebbe dire che sì, perché no, anche 8 Mile è stato un film importante, anche La febbre del sabato sera è stato un film importante. Diamo una, diciamo così, una nobiltà al genere, non credo, è semplicemente riconoscere che esiste un filone ed è interessante analizzarlo, quindi con questo passo a... Bene. Dunque, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Diciamo che premetto anzitutto alcune considerazioni in termini di posizionamento, perché non sono affatto un esperto, diciamo, di cinema hip hop, anche se appunto da professore al DAMS di Roma 3 che insegna storia del cinema, e da prima ancora, diciamo, spettatore di film in qualche modo legati alla dimensione della razza, del razzismo, della multiculturalità, della convivenza. Ho incrociato tutta una serie di film nel corso anche della mia storia personale, e quindi diciamo che giusto in termini di posizionamento posso dire che da un punto di vista appunto generazionale, negli anni 90, diciamo che quando è uscito appunto Fa la cosa giusta, è stata un po' per tanti della nostra generazione un po' una rivelazione, la scoperta in qualche modo di un mondo da un punto di vista sia sociale, culturale, musicale. È stata un'improvvisa luce e anche un'improvvisa chiamata a caccia di informazioni, di più sapere su questo mondo. In quegli anni, negli anni 90, in qualche modo il cinema black è stato, per chi già allora scendeva in piazza nel movimento antirazzista, dopo l'uccisione di Jerry Maslow nell'89, diciamo, il primo genere in qualche modo che ha consentito di creare quest'unione tra cinema e antirazzismo era il cinema black. Era il cinema di Spike Lee, e da lì è nata, almeno per quanto mi riguarda, ma credo di parlare anche a nome di tanti altri, la curiosità di approfondire, di andare oltre. Da un punto di vista, devo dire, sul piano personale, dal punto di vista cinematografico, perché se devo stare da un punto di vista di gusti musicali, per me gli anni 80, anni 90 erano Prince e la musica funky, quindi io ho avuto problemi, era una specie per me di posizionamento anche identitario, quello era il tipo di linea. Però dal punto di vista invece del cinema, da lì poi è stata la scoperta di John Singleton, dei fratelli Hughes, c'era tutta una vague che ha seguito, e anche registi prima, perché poi chiaramente c'era un background. Giustamente ci si ricordava la blaxploitation. Ecco, la questione non mi sottraggo, ma la liquido perché non è il mio ambito, non ho mai fatto veramente ricerca sull'hip hop e sul cinema. Credo che però se si volesse fare effettivamente questo tipo di ricerca bisognerebbe lavorare su vari livelli. C'è un livello stilistico, evidentemente, di modo di espressione, di stile, che linguaggio, tu citavi alcuni stilemi, c'è il lavoro sulle musiche, evidentemente, c'è un lavoro importante da fare dal punto di vista produttivo,
quello che appunto si chiama il modo di produzione, quindi chi c'è dietro queste produzioni, da dove vengono, nel caso specifico dei film hollywoodiani, major oppure film indipendenti, sono scelte fondamentali, budget evidentemente. C'è un'altra dimensione che sono i modi di rappresentazione, cioè quali sono i gruppi rappresentati, quali sono i modi scelti, qual è il lavoro sugli stereotipi, qual è il lavoro sul casting. Sono tutte scelte fondamentali che cambiano le coordinate dei modi di rappresentazione. E poi c'è un'altra sfera che noi qui abbiamo toccato tangenzialmente, che sono i modi di diciamo di riappropriazione, perché questi film poi sono ripresi, recuperati anche in altri contesti. Si parlava appunto del rapporto tra Francia e Stati Uniti, vengono appunto riappropriati, ricodificati e quindi diventano altro, a volte anche a distanza di anni o addirittura di decenni, no? Alcuni film sono diventati cult movie a distanza di 20 anni, no? Quindi con salti anche generazionali e sono stati riscoperti. E quindi poi è una storia che non è piatta, è una storia profonda che bisogna valutare anche attraverso il lavoro delle generazioni. Ma non è questo il lavoro che appunto io sento di poter fare neanche minimamente oggi. Io oggi volevo fare semplicemente invece una sorta di chiosa e di nota a piedi pagina, se volete, perché mi interessa anche proprio questa dimensione della riappropriazione e del lavoro di traduzione anche culturale che viene fatto, che è stato fatto in alcuni contesti, di messaggi, di forme, di modi di espressione legati all'hip hop. E volevo fare, diciamo, un esempio, perché allora dico molto rapidamente che quando invece è uscito L'odio, la N di Kassovitz, io che già allora mi occupavo di cinema studiandolo, l'ho percepito come una sorta di spartiacque, ma di spartiacque devo dire francamente in senso negativo, cioè se pensate alla metafora del love and hate di Do the Right Thing, per me è stato odio in un senso, cioè amore in un senso e odio per la N, nel senso che dietro a Kassovitz vedevo il tentativo di fondamentalmente un cinema franco-francese che si riappropriava di una serie di produzioni culturali legate alle banlieue per farne mercato, per farne merce, per farne un'operazione fondamentalmente commerciale. E non a caso noi questo fenomeno l'abbiamo studiato poi all'interno di una rassegna che fu fatta dalla Mostra del Cinema di Pesaro nel 2000, e mi occupai in un saggio proprio di questo passaggio dal beurre cinéma, cioè da un cinema fatto da registi come Mehdi Sharef, Rashid Bouchareb, che erano di seconda generazione, tra virgolette, termine sempre problematico, nati nelle banlieue, che raccontavano le loro storie, le storie delle loro famiglie, di quel contesto in cui erano nati, ok? La N inaugura un altro tempo del cinema francese in cui queste storie vengono raccontate da franco-francesi che invadono a un certo punto le banlieue, fiutando che c'era mercato, perché si veniva dopo i disordini del 2005, c'era una grande attenzione su tutto quello che succedeva nella vita alle banlieue e c'era soprattutto una gran voglia di farci dei soldi. Quindi improvvisamente, dopo il successo anche commerciale della N, arrivano frotte di registi franco-francesi nelle banlieue a girare n'importe quoi. E c'è una sorta di filone che verrà chiamato diciamo banlieue film, di registi che non avevano mai manco sentito parlare di queste storie, in questi quartieri non ci avevano mai messo piede, che vanno lì e tirano su dei film cercando di come dire, portare a casa presto e subito, diciamo lucrare su questa attenzione. E già allora diciamo io che un po' seguivo queste cose, avvertivo la presenza del mercato a tutti i livelli, a livello musicale ma anche a un livello cinematografico, che era lì pronto, come sempre succede, a fare cassa, a lucrare. E a volte anche a fare operazioni di appropriazione culturale, cioè andando a negare in qualche modo quelle che erano le matrici originarie di queste storie che venivano appunto dalla sofferenza, come è stato ricordato, da un vissuto spesso difficile, e
che andava invece ricostruito nella sua dimensione documentale, nella sua dimensione socio-antropologica. Quindi io poi devo dire che negli anni ho continuato a seguire un certo tipo di produzioni anche black, perché avevo appunto un sito che si chiamava Cinemafrica e mi occupavo di cinema africano ma anche di cinema diasporico. Nel 2014 appunto scopro, andando a Cannes in una sezione assolutamente collaterale che era la sezione ACID, dove passavano spesso opere prime ultra indipendenti, appunto Brooklyn di Pascal Tessot, un film ultra indipendente francese girato low budget di un regista bianco, francese ma vissuto nelle banlieue, che racconta una storia che conosce all'interno di un contesto che conosce, e lo fa andando a scegliere una protagonista che ha una sua storia e un suo percorso già importante, che è Categorique, una giovane rappeuse, cioè rapper femminile, molto giovane, all'epoca aveva 21-22 anni, svizzera, e la sua personaggia nel film mette dentro in qualche modo la sua storia di afrodiscendente svizzera in quel momento in Francia, che prova a sbarcare il lunario facendo i conti con 1000 mestieri, super precaria, ma allo stesso tempo cercando di venire fuori la sua dimensione, la sua vocazione per la musica, per il freestyle, e il film è una sorta di reboot in qualche modo di tutta l'energia più profonda e politica in qualche modo che io in qualche modo da profano ho sempre visto nella sfera hip hop, in un contesto altro che è quello appunto francese, ma in anni in cui anche altri registi come appunto Rachid Djaigiani e anche Ginka Renard, per esempio, provavano a in qualche modo riaprire un certo tipo di narrazioni, però partendo, grazie al digitale, da un cinema a basso costo, un cinema girato in quei quartieri con interpreti non professionisti che in qualche modo erano parte integrante, diciamo, di un certo tipo di progettualità. E allora, se si può mandare un attimo, io so che poi molti di voi chiaramente l'avrete visto perché il film è stato programmato anche qui felicemente, però mi va di farvelo rivedere perché magari qualcuno di voi non lo conosce, il trailer di Brooklyn. On sait accueillir les gens. Moi, je suis certain qu'il y a un truc. Soit tu danses, soit tu fais de la musique, ou soit il y a un truc. Elle m'a dit qu'elle écrivait des textes et tout ça. Moi, je me suis dit c'était peut-être bien de lui faire une petite place ce soir. Obligé, il y a de l'art. Tu sens l'art, tu pues là. Je pue là. À des kilomètres. Brooklyn, s'il vous plaît. Fallait choisir, devenir riche ou devenir une bête, devenir maître ou esclave, la prendre ou la mettre, décider ou exécuter, se taire, envoyer paître. Un jour je suis né, depuis je guette. Quand un son est bien, on dit ouais, le son il était sale, il était propre. C'était proprement sale. C'est sale, propre, sale, propre. Tu fais quoi là? C'est quoi cette imitation là? Tu fais semblant, t'es pas sincère. Cette compile, je la ferai. Et les petits qui rêvent avec nous, on les décevra pas. J'ai vraiment besoin en fait que les choses avancent. T'es une meuf mortelle. Tupac ou Biggie? Biggie. Bonne réponse. Toi, t'habites à côté d'une piscine avec des hummers et des filles en slip. Avec du billet que tu balances comme ça. Son assos là, c'est de la merde. Si tu me suis, Stade de France, ma mère. Par contre, la misère sociale des quartiers dans lesquels on a grandi, celle-là, tu la connais. T'as du talent. T'as la possibilité de faire autre chose. Relève les défis, c'est ça qui est intéressant dans la vie. T'as la possibilité de faire autre chose. Relève les défis, c'est ça qui est intéressant dans la vie. E quindi no, voglio andare a chiudere per dire due parole sul contesto diciamo
anche un po' italiano, perché in realtà poi io da anni seguo molto di più la sfera delle produzioni creative cinematografiche che si muovono nell'area, diciamo, dei filmmaker dal background migrante e diciamo di seconda generazione, e da questo punto di vista quello che mi interessa da studioso di queste dinamiche non è tanto il cercare di capire in che modo questi film si inseriscono all'interno di un canone hip hop, non è il mio lavoro e neanche in questo contesto provo a farlo, e me ne scuserete, ma mi interessa capire come alcuni film recuperano la dimensione politica di base, diciamo, dell'hip hop e lo fanno in modo diretto e indiretto, perché non c'è dubbio che diciamo negli anni 90 l'hip hop è stato vissuto in alcuni contesti, appunto penso di seconde generazioni, come una grande arma di di presa di consapevolezza, di uno strumento di autovalorizzazione molto importante. Anche perché, e questa diciamo invece da studioso dal punto di vista delle forme, un altro aspetto secondo me fortissimo della cultura hip hop è il fatto che si muove tra più forme di espressione, perché abbiamo almeno arti visuali da una parte, musica, arti visive, arti dal vivo, perché c'è una dimensione performativa che è fondamentale, e il rapporto poi fortissimo con il territorio, con lo spazio urbano. Quindi mi sembra che dal punto di vista proprio del lavoro sulle forme, dello studio sulle forme, si debba eventualmente ripartire proprio dalla compresenza di tutti questi fattori che in qualche modo resistano anche alla dimensione della riproduzione tecnica. Cioè la cultura hip hop, dal mio punto di vista di profano, è una cultura che rivendica anche la dimensione della presenza, cioè bisogna stare nei luoghi dove si fa hip hop, ed l'hip hop è una cosa che più che vedere riprodotto si vive in una dimensione di rapporto live con in qualche modo l'artista. Ma questa, se volete, è una dimensione, una riflessione un po' a margine. Dicevo del contesto italiano, mi è capitato appunto seguendo anche non solo da un punto di vista cinematografico di leggere il romanzo, cioè il memoir di Amirissa, uscito qualche anno fa, Vivo solo per questo, che Amir, appunto, tra i protagonisti della scena rap, diciamo, romana, ma non solo, diciamo, italiana, afro-italiana, che racconta Piazzale Flaminio negli anni 90 come luogo di scoperta, appunto, della scena hip hop romana, come luogo di incontro transculturale tra neri e bianchi, si incontravano, facevano musica, si confrontavano, eccetera. E ecco, questa lo racconta tra l'altro anche per ragioni generazionali anche Ubak Cristina Alifara il comandante del fiume. Ecco, c'è questa zona, cioè quella del vissuto anche a posteriori, che secondo me è estremamente interessante anche da recuperare in termini di sapere storico-antropologico. E cito velocemente, non vi faccio vedere la clip perché non voglio andare lungo, ma un altro film che in realtà parla in parte di tutt'altro, che si chiama Appuntamento ai marinai di Ariane Tegle, girato nel 2015-2016 a Milano, appunto nella comunità eritrea, italo-eritrea, Bescia di Milano. Ariam racconta quella che è stata la scena hip hop milanese, anche lei appunto negli anni 90, dove appunto un oratorio, il centro Kramer, gestito da preti, però c'era una sala prove con l'attrezzatura per fare musica, e i ragazzi che andavano all'oratorio tra una messa e l'altra andavano a fare musica hip hop, perché l'hip hop serviva per in qualche modo dare espressione a tutta una serie di dinamiche, di sofferenza, di disagio, che avevano necessità di venire fuori. E quindi Ariam racconta questa cosa attraverso il ricordo e la testimonianza di chi è passato attraverso questa storia che in qualche modo ha recuperato una traccia, e credo che appunto da studioso di postcoloniale questo
questa dimensione delle tracce documentali, di questa che è una storia ormai lunga e profonda, è un'altra zona molto interessante su cui dovremmo prestare attenzione, insomma. Quindi ecco, un'altra anche questa piccola speculazione a margine, un altro ricordo legato sempre a queste visioni intorno al cinema delle seconde cosiddette generazioni è Il futuro è troppo grande, appunto, di Giusy Buccheri e Michele Citoni del 2014, in cui anche lì c'è Salvatore Re che ha un gruppo hip hop che insegna, fa un piccolo corso di danza hip hop da appunto cittadino romano, italo, appunto filippino, che vive in periferia. Anche lì per lui fare hip hop significava trovare un linguaggio di comunicazione che però in qualche modo aveva incrostato dentro questa dimensione di rivolta, di rivalsa, di rivendicazione in senso positivo, cioè quindi trasformare in arte qualcosa che fondamentalmente viene dalla sofferenza e farlo attraverso un lavoro che è politico e che cerca di resistere alle dinamiche di riappropriazione del mercato. Ecco, credo che occuparsi appunto dell'hip hop significhi anche cercare di andare anche a mettere a fuoco queste diramazioni che possono essere ultramarginali, ma che ci parlano anche delle dinamiche di riappropriazione appunto di questo linguaggio in contesti a volte insospettabili. Grazie. No, a questo punto ripassiamo il microfono a Kwanza per prendere le domande e poi ovviamente se ci vuole essere un giro di interventi interno, veramente ce ne possono essere 10.000, esatto. Sì, no, assolutamente, infatti no, ma mi rilascio un po' all'intervento, ai vostri due interventi, nel senso, secondo me, un'opinione personale, perché appunto si parlava dei parametri per valutare un buon prodotto di cinema hip hop, cos'è il cinema hip hop, eccetera. Io credo che dal punto di vista della cinematografia indipendente, non dico che sia abbastanza semplice individuare quelli che sono i prodotti buoni, tra virgolette, però sicuramente abbiamo dei parametri di riferimento abbastanza anche chiari, cioè a partire dal black cinema indipendente degli anni 90 americano, passando per l'Europa e quant'altro. Io credo che la difficoltà sia proprio quella di saper filtrare bene i buoni prodotti rivolti a un mercato di massa, quindi mainstream, che però hanno magari avuto una risonanza culturale vera o possano comunque averla, diciamo, a strascico nel tempo. Il discorso della commedia, infatti il fatto di aver nominato Due sballati al college, ad esempio, condivido abbastanza l'opinione. E per esempio, d'altro canto, parlando di commedie leggere, è stato questo caso recentissimo, perché credo sia un mese, 2 mesi fa, che House Party, che è un film molto leggero dei fine anni 80, è entrato tra i 150 film più importanti della cinematografia americana. Ed è un film di intrattenimento mainstream, squisitamente mainstream, però sicuramente fatto molto bene. E per esempio, ecco, forse credo che si debba ripartire un pochino per un'analisi proprio totale, a 360 gradi, anche da quel prodotto mainstream che può aver avuto dal lato della commedia una risonanza positiva. Se parliamo di blaxploitation, no? Così come c'era Sweet Back Badass Song di Melvin Van Peebles, c'è stata pure Car Wash, che secondo me comunque è un'ottima commedia, anche carina per delineare un po', sotto una chiave ovviamente più leggera, quello che era un po' il quadro generale di quegli anni 70 delle comunità afroamericane. Quindi insomma credo che si debba avere un occhio, insomma, molto ampio, ecco, un ventaglio ampio in grado di vedere un po' tutto, ecco, non so. Sì. No, lì è giusto, e comunque è bello che cioè, l'idea credo fosse proprio quella di fare un attimo un discorso. È esattamente quello, cioè il punto di un genere cinematografico, proprio parlando adesso, so che lei non è esperto magari in questo, ma cioè, non sei esperto in questo genere in particolare, però dal punto di vista proprio dello studio del cinema, un genere appunto raccoglie tutto. Il western è un grande genere, ci sono dei capolavori, ci sono delle zozzerie incredibili dentro, quindi no, poi una volta definito il genere uno può dire ok, questo è un bel film hip hop, questo è un brutto film hip hop, questo è un pessimo film hip hop, questa è una pietra miliare del cinema hip hop. La cosa difficile è proprio creare il genere, perché non esiste, e come diceva, non serve
io credo che non serva a nessun genere. For nothing. I don't think we need any kind of genres. I mean, it's just American ideas that they need to box up. But l'idea di mettere tutti quanti i film dentro dei generi molto specifici, sempre più specifici, sottogeneri specifici, a un certo punto diventa un esercizio di stile critico e scatolare le cose. Il genere aiuta per fini terzi, secondo me, nel senso, vogliamo fare un festival che raccolga certi tipi di film e hip hop, e quindi cerchiamo di trovare una cornice in cui metterli dentro. Per questo è utile la definizione del genere, ma per fini pratici, secondo me, ecco. Quindi beh, no, you want to say something? You can say something. I agree with what you just said, but I was also thinking back about how the French New Wave started, right? Like it's very similar in a sense of just, you know, breaking all the norms and just making things happen, working with non-actors, you know. But they defined them. I don't think they defined themselves as well, you know, like. Yeah, and film critics. Yeah. What they were doing, but yeah, and I do agree what and I touched on it yesterday. I think sometimes, how do you say that? It's such a fine line, because I've been approached a lot of times like, hey Phil, don't you want to make a Dutch version of Step Up, or this? And I kindly had to decline a lot of times, right? Like, it's not, no, I want to make a good film, you know. Like, I don't need to make, just because I'm with you guys and we're doing this doesn't mean that I want to make a film like that, you know. Like, so I do, my mission indeed is, how do you indeed create quality film, you know. I don't necessarily see myself as a hip-hop filmmaker, you know. I see myself as a filmmaker who grew up with hip-hop and uses it in most of his things in any shape, way, or form. Yeah. Makes your movie, which could. Scusa. Keep it in check. Ma c'è veramente bisogno di definire un genere hip hop. Secondo me c'è una linea di confine veramente sottile. Spesso mi viene richiesto, per esempio, vuoi fare la versione olandese di Step Up? E devo spesso declinare queste proposte, perché alla fine il mio obiettivo è quello di fare dei film belli, dei film che abbiano un senso, e quindi mi chiedo che cosa comporta un film di qualità. E non mi identifico necessariamente in un produttore di film hip hop, ma semplicemente in un produttore di film che è cresciuto con il genere hip hop e quindi che spesso lo include all'interno dei suoi prodotti. Certo, cosa volevo dire? Scusate, no, stavo pensando in inglese di nuovo. Sì, e però la tua storia potrebbe permettere a qualsiasi tipo di film, storia tua di registi come te, a prescindere dal tema, a prescindere dal contenuto, di fare comunque cinema hip hop. Questa potrebbe essere, per esempio, una di quelle sottilissime demarcazioni quando si va a definire un genere. C'è hip hop nella tua vita, c'è hip hop come artista, tu inevitabilmente ce lo metterai dentro. E quindi no, sapere se un regista ha un background hip hop potrebbe essere, Giulia, visto che tu stai andando, io lo so che tu stai andando verso un tentativo di categorizzazione accademica di questo sottogenere ufficiale, quindi, ed è molto pericoloso come lavoro, quindi questa sottile linea dell'artista di riferimento, regista, sceneggiatore o produttore, ma non credo che in questo sia mai il caso, proviene dal mondo hip hop, sì, allora anche se fa un film western, assurdamente potresti andare a trovare degli elementi.
E un'altra cosa che volevo aggiungere è ad esempio il discorso del guerrilla filmmaking e l'essere indipendenti, che comunque anche da tutti i film che stiamo vedendo in questi ultimi anni al festival è chiaramente una caratteristica comune a praticamente al 99% dei film che sono presentati e non discriminante della qualità finale. E io credo che qui arriviamo su una cosa un po' più trascendentale, che sono le attitudini hip hop. Quindi il fatto di creare qualche cosa dal niente, che sia un contest di breakdance, una battle di rap o un film, il principio è esattamente lo stesso, che noi che siamo membri attivi di questa cultura applichiamo. E qui c'è un altro punto secondo me importante di dibattito, che sono i TOI, cioè tutte le persone che ci hanno voluto rappresentare, qui torniamo al discorso della rappresentazione negli anni, ed è una cosa, no, anche super hip hop parlare dei TOI o dei Saker, cioè tutte queste persone che non ne sanno niente e che hanno fatto gli step up di turno, da un lato hanno portato comunque a una maggiore conoscenza di questo genere, ma anche a dei danni enormi, perché tutte le nuove generazioni danno per garantito che sia questo l'hip hop, e quindi adesso noi abbiamo bisogno anche di dire guardate che siamo noi che lo stiamo facendo e siamo quelli veri. Poi lo può fare anche qualcun altro, però anche lì arriva il discorso per dire e perché tu sei vero e quell'altro no, e quindi chiaramente è un dibattito difficile, però uno anche degli intenti del festival è di riconoscerci e inevitabilmente quando siamo in una stessa stanza e parliamo e troviamo dei momenti di dibattito sappiamo che siamo persone che hanno portato avanti questa cultura e che la trattano con i guanti di velluto perché la amano e quindi non la stuprerebbero mai per una rappresentazione commerciale, anche se ne vai a fare un prodotto commerciale perché è lavoro e quindi comunque vuoi fare un buon lavoro che possa essere venduto, perché alla fine un film deve essere venduto, però mantenendo proprio dei punti di scelta politica in qualsiasi cosa tu stai andando a rappresentare dentro. Quindi questo era un altro intervento che volevo fare. Grazie. Allora, sì, un paio di domande perché purtroppo siamo completamente sforati con i tempi. Ma succede sempre questa cosa, il bello della diretta, il bello della ridiretta. Quindi c'era Don Cocò, qualcun altro? Nessuno, niente. Ok, prego, allora, avrai l'onere e l'onore dell'unica domanda di questa sera, quindi deve essere molto... No, scherzo. No pressure. Zero responsabilità. No, un'osservazione su quest'ultimo punto che ho man mano lungo la conferenza ho percepito sempre di più essere il tema potente, no? del dibattito e che prima ignoravo, che è molto interessante per quanto sento appunto ho l'idea che l'hip hop possa essere trasversale a tutti i generi, ma essere un punto di vista col quale raccontare poi storie a seconda del genere della storia. Quindi è un'idea, però non sono esperto di cinema e mi manca anche un po' un linguaggio. Il rischio, questo che diceva Giulia alla fine, che è molto forte, è che noi che sentiamo di essere hip hop, però noi lo sentiamo ma non c'è una certificazione di Spotify né di Hollywood, per fortuna direi, una spunta blu, il rischio è quello che appunto quando ci si espone nel mercato poi del mondo ogni cosa può essere mercificata e utilizzata. Faccio un esempio banale che però mi rende molto meglio di come io possa spiegarlo. Quando molti calabresi hanno visto un comico a Zelig parlare in calabrese, hanno detto no, quello non è il calabrese, perché era utilizzato con un fine fortemente caricaturale e inevitabilmente commerciabile. Però in realtà era calabrese quel linguaggio, no? Quindi il rischio di voler differenziare tra ciò che è realmente la cosa real e l'altro che è solo un'imitazione va a cercare di demarcare una linea di confine davvero sfumata e che poi forse neanche mi chiedo spesso quanto sia conveniente veramente, perché molta roba che non consideriamo hip hop poi ha portato gente dentro. Io ho conosciuto l'hip hop grazie a Giovanotti, cioè wow,
no? Però poi io sono arrivato anche ad altro. E invece una domanda volevo farla a Nex sul quel passaggio. Yeah. Un chiarimento mi è sfuggito forse, però magari no. Quella scelta cinematografica del coreografo, che ce n'è stato uno in ombra e uno poi in luce, è riconosciuto. C'era dietro un discorso di scelta razziale o altro? Cioè, perché si è andata a creare questa cosa? Perché non l'ho ben capita. Grazie a tutti. E c'era una scelta, da quello che so, proprio di credits, nel senso che non era accreditato, cioè non era considerata non era un coreografo, diciamo, a tutti gli effetti, e quindi era un dance instructor, cioè un istruttore di danza, come per esempio nei film c'è l'actor coach, che magari non è prettamente citato, quindi diciamo era considerato un artista che ha contribuito al film, però in un aspetto, diciamo, secondario, che non meritava accreditamento. Oggi magari l'avrebbe fatto, e perché anche quella danza lì era, no, considerata una danza di strada. Però colgo l'occasione per rispondere anche a quella sollecitazione che tu hai fatto. Io sono d'accordissimo su questo punto di vista, e quindi ci può aiutare anche appunto a definire il genere, perché effettivamente questa divisione commerciale, underground, rivoluzionario, business è una cosa che è molto italiana, nel senso che ci siamo per molti anni accapigliati, no, su che cos'era hip hop, cosa non era hip hop, tu lo sei, tu non lo sei, commerciale, underground, eccetera. Basta studiare un po' la storia dell'hip hop per capire che l'hip hop è da subito stato proiettato verso diciamo, il business, eccetera, no? Se uno pensa che i Rocksteady Crew, appunto, Flashdance lo fanno quando gli dicono vi diamo un sacco di soldi, ok. Grandmaster Flash, appunto, l'episodio di prima del Disco Fever, non accetta perché Salla Battiello gli dice guarda, gli diamo $100, lui no, io me ne devi dare, no, tanti di più, cioè era orientato tantissimo su quello. Ed è vero che alcuni film, tra virgolette, molte virgolette, commerciali, poi hanno diffuso questa cosa, ma lo stesso Breaking, cioè Breaking è un film brutto, cioè è brutto, è chiaramente fatto male, però a me piace ancora tantissimo, l'ho visto tantissime volte, perché ha un valore, diciamo, ricettivo talmente forte che, no, però la storia è una classica storia hollywoodiana, no, che c'è l'eroe che deve arrivare, no, diciamo, a superare tutta una serie di difficoltà, c'è l'amore romantico, anche in quel caso, diciamo, interetnico, no, cioè quindi il diciamo quasi nero, che era Shabadoo, e no, la danzatrice bianca, il ballerino di strada e la danzatrice accademica, che è la roba che ritroviamo su Step Up. Quindi è una narrazione quella tipicamente, diciamo, mainstream, eccetera, però di fatto, ecco, tener conto del contesto, cioè è uscito in un momento, i primi anni '80, in cui quella roba lì non si conosceva, è girato per videocassette, oggi scopriamo che ha girato tantissimo anche nell'Europa dell'Est, che ancora era, no, sotto, diciamo, era sotto, diciamo, il dominio dell'URSS, e quindi oggi riscopriamo che quella roba lì ha circolato per canali sotterranei, ci ha avuto un valore fortissimo, per cui certamente, ecco, io se dovrei aggiungere qualcosa su come aiutare a definire un film hip hop, penserei anche alle forme di ricezione e circolazione di questi prodotti, perché sono poi fondamentali. Grazie, in realtà io pure ho two cents, che vorrei dire un paio di cosette, no, più che altro anche per ricollegare tutte le varie conferenze che, appunto, perché questa cosa è uscita anche questa mattina con il discorso dell'UNESCO, appunto, della candidatura all'UNESCO, e che il senso in questo caso, appunto, di questa candidatura all'UNESCO, che forse è anche il senso di voler categorizzare o creare una eventuale categoria hip hop, è anche di tutelarlo e di dargli più importanza e più autorevolezza, perché appunto comunque di fatto è ancora considerato, c'è ancora un po' di stigma su questa cultura, quindi il senso magari è anche questo. E poi pensavo che più che arrivare, appunto, a una categoria definita bella e fatta, forse è proprio interessante il processo, quindi appunto stimolare il dibattito, i dibattiti, i festival, quindi appunto
altrimenti diciamo alla quinta edizione del festival magari non lo facciamo più perché ormai esiste già categoria, eccetera. Invece il senso è proprio quello di, tra virgolette, con la scusa di forse un giorno arrivare a una categorizzazione, invece si scoprono dei materiali interessanti, si creano delle connessioni, si continua a meravigliarsi appunto di questa capacità dell'hip hop di attraversare veramente qualsiasi tipo di confine e barriera, appunto, e di ritrovare, come abbiamo visto anche nella conferenza Hip Hop Art Education, cioè cambiavi la lingua e basta, cioè dicevano tutti la stessa identica cosa, gli educatori, proprio la stessa, e quindi è proprio emozionante anche questo, vedere come non si sono mai visti prima, non si sono mai parlati prima, non hanno studiato su uno stesso manuale, ma fanno tutti esattamente la stessa cosa, dicono la stessa cosa con le stesse intenzioni, le stesse parole, tutto. Quindi anche questo è interessante. E poi sono d'accordo anche con Nexus, scusami, e la stanchezza che appunto mi hai preceduto, perché anche quando Pietro parlava di How High, appunto Due Sballati al College, sono d'accordo sulla questione anche dell'impatto, che è importante, perché a differenza di altri generi magari che sono magari più tecnici, accademici, l'hip hop è prima di tutto appunto una questione sociale, e quindi bisogna assolutamente prendere in considerazione anche l'impatto sociale che ha anche un film brutto cinematograficamente, ma che però magari ha avuto un impatto enorme, come paradossalmente comunque How High, che ha anche sdoganato parecchio sulla questione della cannabis. E io anche mi ricordo, è stato uno dei primi film che ho visto e mi sono casata una cifra, perché sì, cioè era anche molto questa cosa di essere molto esplicito, appunto, che vanno in giro a fumare all'università, cioè impensabile, no? E quindi anche questi aspetti vanno assolutamente presi in considerazione. E con questo io direi di chiudere. Calla, io sapevo Veronica doveva... No dai, scherzo, dai, veloci però. E scegliete chi risponde, perché non possiamo fare un altro giro. No, scelgono loro. Allora, io siccome non lo so, chiedo, no? Praticamente stavo pensando che almeno su quelli che sono i film che ho visto io, in genere le storie sono sempre, cioè, basate sì sulla cultura hip hop, ma sono, diciamo, immaginarie. Quindi al di là dei documentari, che magari sono più storici, tra virgolette, volevo sapere se esisteva un film più storico, cioè proprio storico, che racconta, diciamo, la storia reale, i personaggi, diciamo, reali, eccetera, eccetera, piuttosto che un film che magari è hip hop, ma magari si ispira all'hip hop con altri personaggi. Almeno da quello che ho visto io volevo chiedere se qualcuno ne sapeva di più e magari darmi un consiglio. Cioè, storico esplicitamente hip hop? Sì, cioè Ok. nel senso storico inteso proprio ma non documentaristico. Un film di finzione che racconta la storia dell'hip hop. Ammazza. Quindi fate chi scegliete? Forse la relazione è meglio. Sì, ma vi do 30 secondi. Certo. No, ci fu un tentativo, forse il primo storicamente, che fu il dimenticato da tutti, Tucker Than Leather dei Run DMC, prodotto da Rick Rubin, che però è orrendo cinematograficamente, a detta anche, credo, forse di Rick Rubin stesso ormai, quindi che è fictionato, tra virgolette, di finzione, con loro, che parla di loro, ma era proprio veramente l'idea di fare un musicarello all'americana, fanno il concetto di musicarello italiano con i vari, non so, Gianni Morandi negli anni 60, con un risultato abbastanza deprecabile. Quindi forse proprio perché c'è stata questa esperienza molto negativa con un gruppo importantissimo a livello storico, dopo è stato un po' condizionato tutto il percorso, levando i documentari, ovviamente, che di materia ce n'è tanta, è anche molto interessante, credo, no? Poi non so se qualcuno aggiunge qualcosa. Diciamo che ecco, trovare un film che racconta la vera storia dell'hip hop è, diciamo, un obiettivo di per sé, secondo me, fallibilissimo, ma anche un po' sbagliato, perché non esiste, cioè un po' la cosa, esatto, cioè ecco, non la vediamo come l'hip hop, come il Vangelo, anche se il nostro amico Keres One ce l'ha scritto il Vangelo dell'hip hop, però ecco, forse The Get Down, la serie di Baz Luhrmann, che è uscita nel 2016-2017, è particolare perché racconta in una chiave narrativa, quindi non è un documentario, racconta
per la prima volta gli anni 70 dell'hip hop, perché appunto i vari Wild Style, Beat Street erano ambientati nel contemporaneo che era l'83-84, e lo fa facendo impersonare i pionieri da degli attori, perché invece fino a prima Kool Herc lo faceva Kool Herc, Grandmaster Flash uguale, e secondo me c'ha un valore aggiunto perché è frutto di una ricerca che ha coinvolto tra l'altro anche Willy Estrada, che era un po' una delle mie fonti che vi ho citato prima, e che va a riguardare gli anni 70, quindi la Foundation Era, con un occhio diciamo retrospettivo. Poi ovviamente Baz Luhrmann è Baz Luhrmann, non è un hip hoparo, ha il suo stile molto chiaro, però per me ha aperto tante controstorie, perché si parla di appunto disco club, mentre invece la narrazione dominante era forse ancora no? La differenza tra la disco e l'hip hop, e parla anche della comunità omosessuale di New York, quindi c'è una storia anche dedicata su quel filone lì, quindi è importante non perché ci racconta la vera storia, ma perché moltiplica le prospettive sulla storia. No, non esiste che io sappia un film sulla storia dell'hip hop, ma non avrebbe senso. Non avrebbe senso. Ma perché non sappiamo qual è la storia dell'hip hop? Nel senso che abbiamo tanti filoni, e a me piace molto del libro di Nexus il discorso sulla mitologia, perché appunto effettivamente ognuno ne ha una sua versione, quindi, e nessuno di noi la saprà mai qual è quella vera, ed è anche bene non evangelizzare niente, come spesso succede invece dagli Stati Uniti, e questa è una critica mia esplicita che c'è da sempre su la narrazione dell'hip hop, perché poi dopo arriviamo a fare appunto la Bibbia, e quindi nessuno di noi vuole fare questo, e quindi è il vero film sulla storia di Noè, quindi diventa questo. Passo... You wanted to speak? No, I was agreeing with you. Ah, ok. He agrees with me. Bene, e allora lascio alla nostra maestra di cerimonia la chiusura. Yo MC Kwanzaa, yes. E allora, siamo finalmente giunti alla chiusura di questa conferenza. No, io dico solo perché sono stanca, non perché mi stavo annoiando, ma perché sono provata. Ecco, sì, infatti ci sono le finali, quindi mi devo preparare psicologicamente per la mia performance alle 9 di sera, quindi grazie mille ai nostri ospiti, soprattutto gli ospiti internazionali, accademici, direttori anche di Baburka, che ringraziamo, che ricordiamo che è tra l'altro la promotrice numero 1 di Hip Hop Cinefest, e quindi ci crede una cifra, e ai nostri artisti e al nostro pubblico da casa, e quindi grazie ancora, e ci vediamo alle 9 per le premiazioni qua sotto. Foto di rito.